Rigetti, ok, tanto ho parlato per chi conosce il mercato, insomma, perché Rigetti opera come società in sistemi integrati. L'azienda costruisce computer quantistici e processi quantistici e superconduttori che li alimentano. Quindi, quantum. Siamo sempre nell'ambito dell'intelligenza artificiale del futuro. Ok, qualcuno dice il presente, io dico futuro. Ehm, Rigetti, ricordiamoci cosa sta succedendo, è crollata quando il CEO di Nvidia, eccolo qua, afferma che i computer quantistici sono molto utili, sono lontani dai 15 ai 30 anni, ha portato un aumento dello scetticismo nel settore dell'informatica quantistica. Quindi è utile, ma ci vorranno un po' di anni. Questo sentiment ha avuto un impatto significativo su Rigetti insieme ad altre aziende del settore, come prima abbiamo visto, e quindi eccolo qua. E quindi leggitelo, e io te lo metto qua, a causa dei significativi cali dei prezzi nelle ultime sessioni e combinati con le notizie negative sulla fattibilità dell'informazione, ok, bene. Comprare o vendere, te lo dico subito, secondo l'intelligenza artificiale. Investire Getti presenta un'opportunità mista, coloro che sono alla ricerca di guadagni rapidi potrebbero dover affrontare sfide a causa della volatilità e dei potenziali cali e dei prezzi a breve termine. In un approccio di investimento più cauto e medio-lungo termine può produrre risultati migliori se è possibile ottenere un miglioramento finanziario stabile e vi dicendo. Quindi molta prudenza, ok? Boh, allora, detto questo, entriamo nel fatturato stabile più o meno. E il netto è negativo, come vedi qua, ma in lieve crescita. Il PE è altissimo, alto direi, 90, e guarda qua, è arrivato a fatalità qua rispetto a... Vediamo in futuro. Ok, vediamo in futuro. Insider, vendita, 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 direttore, direttore, direttori che vendono poco, ma vendono, ok? Poi, beh no, azioni, tante ne vendono, no poche. Il valore è da questo, ok? Vediamo i fondamentali. Ok. Fatturato in crescita, più o meno costante, il netto in decrescita, quindi va giù. Il fair value molto basso, 0,83. Addirittura qua evidentemente è negativo, quindi non te lo calcola. Z-score, ok, guarda qua, debole, quindi occhio, occhio ancora. E questo qua, società non manipola, a quanto pare, e c'è la diluizione, eccolo qua, l'abbiamo appena visto, e il netto in più o meno crescita, ma difficilmente. Il flusso di casa sta migliorando, ok? Sta migliorando. Poi andiamo a vedere rigetti qua. Simply Wall Street. Si prevede che i ricavi crescano al 40% anno su anno. Il prezzo è volatile negli ultimi 3 mesi. Gli azionisti sono stati diluiti. Si prevede che gli utili diminuiranno del 2,6 all'anno. Attualmente non è redditizio e nemmeno tra 3 anni si prevede, secondo questo motore di ricerca. Vediamo un attimino TradingView cosa dice nella finanza, anzi, vediamo nelle previsioni. Previsioni 12 e un calo fino a 2 addirittura. Occhio, occhio, Madonna. Qua l'EPS rimarrà negativo per un altro anno come minimo, secondo lui. Il fatturato e non l'utile è diverso. L'annuale in crescita si prevede, ma nel trimestrale in crescita. Vediamo come la prende il mercato. Finanza, finanza negativa qua, ok?
Qua addirittura si prevede in decrescita, qua in lieve stasi, quindi più o meno là. Nel lungo periodo tiene botta. Qua ha tanto debito, Urca Loca ha tanto debito. Bisogna stare attenti. Vediamo dal punto di vista di indicatori, il nostro bel indicatore. Allora, cosa dice? Dice che qua è super sopravvalutato, cioè assurda sta roba qua. Vediamo ad un giorno. No, troppo, ragazzi. Cioè, guarda qua l'arcobaleno e guarda qua dove era il prezzo, a 21 circa. Madonna. Vediamo qua cosa ci dice il nostro bell'indicatore. Lo mettiamo qua accanto. 4 ore in piena discesa. Quindi occhio in piena discesa, occhio, però qua magari c'è una piccola ripresa perché vedi qua che è segnato in verde, stocastico RSI in salita, però occhio perché il trend, cioè qua rimane incastrato, occhio. Qua vedi che ha fatto il culmine, quindi probabilmente scende, qua addirittura l'RSI e lo stocastico sono ancora in discesa, quindi pensa a te. No, no, bisogna stare attenti qua, eh. E ecco, magari, ecco, da qua possiamo vedere ad un mese non vale neanche la pena andare più avanti. Guarda qua, se noi tirassimo una linea, probabilmente il massimo potremmo trovarlo a giugno del 2025, eh. Mm, distantino, molto rischiosa come azienda entrare adesso. Oddio, magari fa un altro botto, però ragazzi, per me deve rientrare qua, eh. Per me non ci sono né santi né madonne, deve rientrare più o meno nel rosso almeno, eh. Almeno nel rosso che rientri, quindi almeno a 3. Infatti prima TradingView ci diceva previsione 2. Vedi, guarda che TradingView quando ti dice il minimo, lui non sbaglia, cioè secondo la mia esperienza è difficile che sbagli, quindi occhio. E rimani veramente incastrato. Ora ce lo abbassiamo tanto per, lo mettiamo a 2,50, ma adesso controlliamo un attimo. Porta pazienza, eccolo qua, dai, sì, sì. Sì, dai, ci può stare come qua, eh. Madonna. Povero che, cioè, beato chi è entrato qua e ha mollato il colpo, quindi è uscito, ma chi è rimasto dentro da paura, da paura. Ok, dai, penso che ce l'abbiamo fatta a controllare tutto. Forse guardiamo un attimino compravendi. Vediamo. E presenta un'opportunità mista. Ah, sì, l'avevamo già visto questo qua. Sì, sì, ok, ok. Ecco, dai, intanto buona giornata.